video di oggi voglio andare a insegnarvi 3 trucchi che vi permetteranno di tracciare anche voi il vostro primo scavo alla ricerca delle pagliuzze d'oro lungo le ghiaie alluvionali. Ci vediamo qui dopo la preview. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Buon inizio stagione aurifera 2022 a tutti. Nell'arco di questo episodio quello che voglio insegnarvi è tracciare i confini del vostro primo scavo. Infatti partiamo dall'ABC della ricerca dell'oro e via via andiamo a parlare di come, a mio parere, dovreste impostare i vostri scavi e perché. L'oro è un metallo alquanto prezioso e si può trovare nell'alveo dei fiumi diffuso all'interno delle ghiaie. Quando parlo di ghiaie non parlo nient'altro che di questo sedimento, il quale si può trovare tra i ciottoli. Questo effettivamente è il sedimento che potrebbe contenervi dell'oro. Quanto oro c'è all'interno di questi sedimenti? Tutto il fiume è effettivamente ricco in egual maniera? L'oro è concentrato solamente in alcune località e non in altre. C'è una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che la maggioranza dei fiumi che si trovano in Piemonte e in parte in Italia sono a loro modo auriferi, quindi anche voi potreste trovare delle tracce d'oro nel fiume dietro casa. La cattiva notizia è che non sarà così semplice, perché l'oro è un elemento chimico alquanto raro, anche se tende a conservarsi lungo le ghiaie alluvionali e logicamente lavandone tante magari qualcosa uscirà sempre. L'oro viene mosso e concentrato grazie alle piene idriche. In questo momento siamo in inverno e il fiume è molto basso, ma quello che avete di fronte è un fianco erosivo, cioè una scarpata che durante le piene viene erosa e il sedimento eroso viene depositato a valle nella cosiddetta curva deposizionale dove si trova l'oro. L'oro quindi si trova diffuso nei sedimenti alluvionali, anche quelli antichi all'interno della scarpata di erosione, ma dovete capire che conviene sfruttare gli eventi naturali, quelli per esempio le piene. Infatti la natura concentra già per noi l'oro, che è un metallo molto denso e pesante, nelle curve deposizionali. E visto che la ricerca dell'oro è una pratica prettamente amatoriale e ludica e principalmente manuale, significa che questi sedimenti bisogna estrarli a mano e soprattutto andare a posizionare i ciottoli per un ulteriore ripristino finale. Avete capito bene, i ciottoli estratti in questo contesto sono materiale sterile. In sostanza sono inutili al nostro fine, perché le pagliuzze d'oro sono molto fini e di conseguenza una volta che i ciottoli invece sono estratti vengono messi da parte. Non conviene farne i cumuli, conviene invece andarli a porre nel medesimo scavo già sfruttato in maniera tale da ripristinare il gretto naturale del torrente. Così andrete a creare il vostro deposito d'oro. Significa che questo tipo di ricerca è un tipo di ricerca rinnovabile. Ogni piena idrica quindi potrebbe essere in grado di riarricchire il ciottolame che voi avete posto come ripristino nel vostro scavo precedente nuovamente di oro, il quale in pratica non è altro che una trappola naturale. Non tutte le piene sono uguali e non tutte le piene saranno in grado effettivamente di fornirvi tanto oro, quindi aspettatevi anche cocenti delusioni, ma in generale questi sono i principi base. Ora passiamo a parlare dei 3 trucchi. Andiamo quindi lungo la punta aurifera e voglio parlarvi di come conviene porre i testimoni, in sostanza i confini. Che ho alle mie spalle l'ho trovata nell'arco della stagione aurifera 2021. Vi rimando un video in cui effettivamente vi mostro come ho fatto prospezione, cioè come ho compreso che cosa, in sostanza in questo caso l'oro, c'è e dove e soprattutto quanto oro c'è. Nell'episodio di oggi però quello che voglio insegnarvi è come tracciare i confini nel vostro scavo e perché. Il primo trucco concerne la disposizione della prima torre, la quale non è nient'altro che il testimone del vostro scavo, il confine, l'apice.
Di scavi ce ne sono di molte forme geometriche. Nel mio caso specifico io tendo a preferire quelli di forma rettangolare, ragionata. Tenete in considerazione di usare sempre la vostra testa nel momento in cui iniziate questi lavori, perché essendo lavori manuali e tendenzialmente stressanti per il vostro fisico, dipende anche molto dalla vostra filosofia, da quanto effettivamente siete portati anche al lavoro manuale, ma sappiate che è un lavorone spostare tutti questi sedimenti, magari per trovare poco o niente, perché non ci sono mai certezze, tanto che non si porta loro la bilancia. In questo caso però andrò a effettuare uno scavo triangolare, il quale conta quindi 3 torri, 3 confini, chiamati anche testimoni. Il primo testimone l'ho posto a contatto tra questo limo superficiale, questa sabbia che di solito si trova all'apice delle punte, e quindi qui nel sedimento tra quello sterile, inutile, e quello che inizia a essere molto aurifero, il cui cuore della punta in questa posizione, ho settato il mio primo testimone. Da qui andranno a partire i 2 lati del mio triangolo, al cui interno vi sarà il mio scavo. Ora aggiungiamo il secondo dei trucchi per tracciare il vostro deposito d'oro, e questo concerne il lato più verso l'ansa. Quest'ansa dove vi è vegetazione è sterile a modo suo, non conviene lavorare. Il sedimento in questa porzione è quello che viene facilmente allagato nell'arco delle piene. Ho effettuato i sondaggi ma non mi è andato molto. Qui invece vi è questa piccola ansetta, cioè il limite tra dove passava l'acqua all'interno della piena, nell'interno della curva, e invece il vero e proprio deposito d'oro. Qui conviene che passi questa linea immaginaria che in sostanza è il confine del nostro scavo e giunge quindi al secondo vertice del nostro triangolo, dove vi è un'altra torretta di sassi. Da qui in giù non conviene più scavare, vedete come il sedimento è molto sabbioso, il quale significa che non contiene oro, infatti l'oro si deposita nei sedimenti quelli più grossolani e ghiaiosi. E tirato quindi questo segmento, andiamo a collegarlo con il prossimo. Terzo trucco quindi è quello di posizionare l'ultimo testimone del vostro scavo, in questo caso uno scavo triangolare che ha 3 vertici, quindi l'ultimo vertice, quello più lontano dall'apice della punta e più vicino al fiume, di settarlo in maniera tale da poter lasciare la possibilità di fare dei sondaggi anche lungo il costone. Per costone intendo questo sedimento, il quale è più vicino al fiume che rispetto invece alla vera e propria punta che è lassù, in quanto questo sedimento che adesso è congelato a modo suo e potrebbe essere molto aurifero, perché le piene, quelle che non riescono ad avere l'intensità per concentrare la porzione più alta della vostra punta, potrebbero invece aver avuto intensità per concentrare invece questi sedimenti più prossimi al fiume stesso. Dovete immaginare che quindi le piene sono eventi effettivamente molto importanti, perché tanto più intensa la piena, tanta più erosione potrebbe creare a monte, tanta più acqua c'è, e di conseguenza le dinamiche funzionano sempre nella stessa maniera, però dovete immaginare che arricchisce l'oro in porzioni più alte, mentre quando è il contrario, quindi con piene poco intense, potrebbe andare a rielaborare i sedimenti della punta ma in porzioni più basse, creando a tutti gli effetti una punta novella o vergine. Siamo giunti in conclusione quindi anche di questo video. Spero che questo tutorial vi sia stato utile per comprendere quanto sia importante tracciare i limiti del vostro scavo. Nell'arco del prossimo episodio andremo a effettuare un po' di conti, andremo quindi a comprendere e calcolare quanti volumi di sedimenti auriferi questa punta contiene, quanto oro vi è all'interno, anche se si attesta intorno, secondo le prospezioni che ho seguito l'anno scorso, circa mezzo decimo di grammo secchiello, in sostanza 1 grammo al giorno come estrazione, quindi questa punta potrebbe contenere decine di grammi d'oro. Il mio obiettivo quindi si attesta a un'oncia d'oro da questa punta, la quale non solo in questa porzione ma anche leggermente più a valle, lungo la stessa curva erosiva, probabilmente frutto di diverse piene alluvionali, ma in ogni caso voglio sfidarvi. Nel caso in cui arrivassimo quindi a 50 mi piace a questo video, andremo avanti con questa serie di tutorial legati alla ricerca dell'oro. Voglio insegnarvi come effettivamente avvicinarvi a questo hobby, a questa disciplina, voglio trasmettervi il mio sapere, si spera in maniera più pratica e utile possibile. Scrivete quindi qua sotto nel momento in cui voi aveste dei dubbi, delle domande, perplessità, nel momento in cui invece aveste dei consigli oppure aveste delle curiosità su particolari tecniche, strumenti oppure su come andare a cercare l'oro, scrivetelo sempre qua sotto, perché sulla base di quello che voi scrivete qua sotto andrò a effettuare i prossimi video, le prossime registrazioni, ringraziandovi anche effettivamente nel video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!